Ciao amici di Vacanzalandia, oggi vi faccio vedere come si utilizza e quali sono le attività di manutenzione da eseguire per mantenere Adam Fresh in perfetta efficienza. Ora, io adesso l'ho collegato all'alimentazione 12 volt, ma può funzionare con la sua batteria interna oppure andare a 220, comunque. Per prima cosa si apre la Adam Fresh e vedete subito che non c'è il filtro. Perché non c'è il filtro? Perché Adam Fresh fa sempre lasciato asciutto e senza filtro. Il filtro deve essere tenuto all'aria. Questo qua è un filtro nuovo, ma il filtro ogni volta che si smette di utilizzare l'apparato per più di un giorno, diciamo che se lo uso il giorno dopo lo posso lasciare montato con l'acqua dentro. Se deve stare fermo per più giorni, a quel punto lì, per evitare che sul filtro si possano formare delle cariche batteriche, lo si asciuga, e vi farò vedere come, e lo si tiene fuori da Adam Fresh. Quindi la prima operazione da fare è inserire Adam Fresh. Il filtro voi vedete che è ha i bordi leggermente più grandi della fessura dell'alloggiamento previsto, ma questo non è fatto apposta perché il cartone dei bordi deve essere leggermente modellato, come viene chiaramente fatto vedere in un video che potete trovare sul canale YouTube di Adam Fresh, in modo da dargli comunque una rigidità quando lo inserisco e che rimanga perfettamente in sede dopo averlo inserito. Infatti io adesso lo inserisco, dovrei stare in piedi, però lo inserisco e questo qua va giù fino in fondo e rimane in forma. Questa qua è la prima operazione da fare, inserire il filtro. Visto che dobbiamo fare tutte le volte questa operazione, noi siamo in grado con Adam Fresh di controllare lo stato di usura del filtro. In questo caso è nuovo, quindi è bianco perché c'è un trattamento antibatterico, ma man mano che si usa prenderà una colorazione un po' più gialla. Nessun problema, il filtro va sempre bene. Nel momento in cui si incominciano a vedere dei puntini un po' più scuri, ecco, lì sono le prime diciamo, i primi momenti in cui il filtro non ha più una carica antibatterica e si incomincia a formulare delle colonie di batteri. Ecco, in caso con noi vediamo che si creano questi puntini, quindi queste piccole muffe, il filtro è da sostituire. Comunque con 3 filtri si riesce a fare un'ottima stagione estiva utilizzando anche frequentemente Alta Fresh, quindi è un costo di manutenzione che fa sì di poter avere una macchina sempre igienica, pronta all'uso ed efficace, con la semplice operazione di sostituire il filtro. Una volta che abbiamo inserito il filtro, noi dobbiamo riempirlo a livello. Noi qua potete vedere ci sono 2 livelli. Uno, quello più sotto, è il livello di acqua consigliato nel caso in cui noi utilizziamo Adam Fresh in movimento, quindi col camper mentre viaggiamo. Il livello più alto, massimo, invece quando si utilizza Adam Fresh in maniera statica, quindi camper fermo. E si riempie il serbatoio d'acqua tranquillamente. È un'operazione semplicissima, uno riempie l'acqua che vuole e Adam Fresh una volta acceso, Adam Fresh nel giro di qualche minuto vedrete che la capillarità del filtro fa sì che l'acqua la risalga completamente fino ad arrivare sopra. E questa è una caratteristica che permette al filtro di essere sempre imbevuto senza bisogno di fare di questa operazione in maniera manuale. Quindi per capillarità l'acqua risale, imbeve tutta la trama del filtro e Adam Fresh, dopo qualche minuto che si è riempito d'acqua, è pronto per poter essere utilizzato. Io in questo momento l'ho caricato a metà, adesso ve lo avvio prima che riesca a venire sull'acqua, comunque sta già iniziando a venire. E la cosa da fare è accenderlo tenendo spinto il pulsante
parte il suo software e selezionare il programma. A questo punto si regola la velocità che uno vuole, si aprono le bocchette e AdamFresh fa la sua azione rinfrescante dopo qualche minuto, perché il filtro naturalmente l'abbiamo acceso molto velocemente, e fra un po' il filtro si sarà tutto imbevuto d'acqua e comincerà a fare aria fresca dalle sue bocchette, anzi sta già iniziando a venire aria fresca. Benissimo. Adesso lo dobbiamo spegnere, dobbiamo metterlo via. Per comodità utilizzo questo AdamFresh per farvi vedere le operazioni di scarico. Ecco qua. Una volta che l'acqua, che abbiamo deciso di spegnere l'apparecchiatura e di non usarla per più giorni, perché se dobbiamo usarlo il giorno successivo lo lasciamo già pronto all'uso. Se invece dobbiamo lasciarlo fermo per più giorni, quindi una settimana o quello che serve, noi dobbiamo asciugarlo. Quindi accediamo, lo mettiamo sopra a un lavandino o qualcosa per poterlo svuotare e facciamo un tappo, apriamo questo tappo e facciamo in modo che l'acqua vada tutta giù. Quindi sotto bisogna averlo messo sopra a una bacinella o al lavandino del camper. Una volta che l'acqua si è completamente svuotata, il serbatoio si è completamente svuotato, lo rimontiamo molto velocemente. Adesso io faccio in fretta perché il vostro tempo è prezioso, quindi. E a questo punto noi selezioniamo il ciclo di asciugatura del filtro. C'è uno specifico programma che è stato calcolato apposta per poter asciugare il filtro. Lo accendete, selezionate il ciclo asciugatura e AdamFresh partirà con funzionamento per un certo numero di minuti. A un certo punto lui si ferma e visualizza una scritta girare il filtro, perché in poche parole lui avrà asciugato solo la metà superiore del filtro, non quella sotto. Allora a questo punto, quando succede, si estrae il filtro e lo si inserisce. Questo filtro è già usato, avete visto come è facile estrarlo e inserirlo, e nello stesso tempo vedete che sta già facendo un po' di giallo qua, ma è un giallo non preoccupante, è ancora, diciamo che si vede che è stato utilizzato ma è ancora in perfette condizioni. Una volta girati il filtro come ho fatto io, si fa ripartire e lui eseguirà un altro ciclo di asciugatura. Questo fa sì che si asciughi perfettamente la trama all'interno del filtro e una volta finito il ciclo di asciugatura lo si estrae, si chiude la macchina e il filtro lo si tiene dentro una busta da qualche parte. Si può utilizzare la sua busta originale e lo si mette dentro per proteggerlo dalla polvere in modo che sia già pronto per l'uso successivo. Il filtro, uno potrebbe dire ma io il filtro lo asciugo all'aria. No, questo tipo di filtro ha una trama per il quale all'aria può sembrare asciutta la parte esterna, ma la parte interna rimane molto bagnata e questo fa sì che potrebbero formarsi delle muffe all'interno che noi non vediamo, quindi diventa una cosa antigenica. Facendolo asciugare con questo sistema, il filtro si asciuga al suo interno in profondità e quindi può essere utilizzato tante volte fino a quando non ne cominciamo a vedere qualche puntino che è la muffa che purtroppo dopo un po' di tempo che si utilizza si può formare. A questo punto la macchina è completamente a posto per poter essere tenuta ferma per tutto il tempo che uno vuole e rimessa in funzione con la semplice operazione di inserire il filtro, riempire l'acqua e farlo partire. Questo è quanto. AdamFresh, adesso che sta scoppiando il caldo, è una macchina che può produrre fresco dappertutto, proprio perché essendo portatile te lo puoi portare dove vuoi. E vi voglio far vedere che adesso qui il filtro è già bagnato. Adesso non so se riuscite a vedere, però il filtro è
è già bagnato, per capillarità l'acqua è già venuta su e non è tutto imbevuto. Quindi se adesso io lo accendo, mi posso godere del, del fresco che questa apparecchiatura qua riesce a fare in maniera molto egregia. Ciao a tutti amici di Vacanzalandia, e la prossima volta vi spiegherò altre cose sugli accessori di questo prodotto che possono ampliare l'utilizzo anche in certe particolari condizioni dove altri raffrescatori non riescono assolutamente a lavorare. Buone vacanze a tutti!